Bentrovati, oggi come rifinire la scolatura del nostro vestito canotta o tunica con un effetto veramente originale. Facciamo il collo ad anello. Il mio progetto è su questo vestitino, vedete, a scolatura intera. Misuro tutta la scollatura, quindi tutto intorno, con il metro così messo in piedi oppure anche disteso, insomma come volete voi. L'importante è avere la misurazione totale della scollatura. La mia, ripeto, è intera e quindi sarà importante avere una misurazione, una lunghezza della scolatura che mi consenta il passaggio agevole del collo. Su che tessuto? Prendiamo il nostro tessuto adesso. Io lo realizzerò con una seta pura. Ho scelto proprio questa con un'armatura tipica da foulard diagonale che agevola il movimento e segue la rotondità del collo. Questo è il lato quindi del mio quadrato. I calcoli per realizzarlo ve li metto in sovraimpressione e vedete lo piego a triangolo perché, ripeto, lavorerò sulla diagonale perfetta. Qui, lungo qui farò il mio collo ad anello. Come vedete, il tipo di tessuto più la lavorazione sullo sbieco fa in modo che veramente continui ad allungarsi. Allora ho fatto in questo modo, ho piegato lungo questa diagonale prima, l'ho scaldata un po' con il ferro da stiro e poi ho fatto anche questa imbastitura a filza che mi segna la diagonale perfetta, vedete? In modo da potermi agevolare un po'. Ecco qua, voi adesso guardate bene le immagini. A questo punto, qui dove vi sto segnando da dito a dito, io ho scelto un'altezza del mio collo di 11 centimetri circa, voi fate naturalmente a piacere, sulla stoffa ripiegata, no? Quindi sarà il doppio e perché abbia un'altezza costante poi dovrò naturalmente tagliare via questi margini laterali, no? Questa sorta di triangoli. Qui a- all'altezza desiderata, nel mio caso appunto 11 centimetri, farò un'imbastitura a filza che mi tiene insieme entrambi gli strati di tessuto e mi agevola poi nel taglio. Quindi ho messo anche degli spilli, vedete? E quindi imbastitura, quindi adesso è tutto bello fermo. A questo punto posso procedere, lascio un margine di circa 1 centimetro e posso procedere con il taglio lungo tutta questa imbastitura che ho appena fatto. Ecco qua, ho tagliato, quindi ottengo questa striscia rettangolare di tessuto. Adesso taglio anche l'eccesso ai lati. Ecco qui. Posso quindi togliere l'imbastitura che mi teneva ferma gli strati, mi teneva fermi gli strati di tessuto, e posso togliere anche gli spilli. Lascerò invece l'imbastitura alla filza centrale che mi serve, che mi fa da riferimento. Arrivati a questo punto devo controllare benissimo che tutti i lati siano assolutamente paralleli e che le altezze coincidano, perché il tessuto muovendosi può aver anche creato magari delle asimmetrie. Quindi lo pieghiamo in due e incidiamo con la forbice la metà nella parte superiore e anche nella parte inferiore. Eccolo qui, bello disteso. Da un lato segno, vedete, dal bordo che sfila, partendo dal bordo che sfila, 1 centimetro. Io lo segno e poi dovrò ripiegare questa parte verso il rovescio. Ecco qua. La piego così, non vi dico neanche qui di stirare perché se stirate si allunga ulteriormente, quindi perdete le misurazioni. Imbastitelo con un punto filza direttamente, qui lo state vedendo, un bel punto morbido che però me lo tiene bello saldo. Vedete come si allunga in tutte le direzioni, no? Come cede.
Questo è anche il bello, no? Però ci vuole parecchia pazienza se avete, come presumo, un tessuto simile al mio. Prendiamo quindi il nostro vestitino, facciamo combaciare il lato che non era stato ripiegato, dritto contro dritto, nel taglietto del centrale della seta che deve combaciare con il taglietto centrale della scolatura davanti, quindi prima da un lato passando per il profilo spalla verso il centro dietro e poi dall'altro, tendendolo alla stessa maniera, mi raccomando. Quindi una volta fatto da un lato, come vedete che ho fatto io adesso, imbastito, dovete vedere quanto avete avanzato sulla scolatura dietro, un po' dovrete aver avanzato, no? Se dovete fare il margine, almeno mi auguro, e quindi controllare anche dall'altra parte prima di imbastire che le lunghezze siano uguali, no? Magari facendo un taglietto lì dove mi finisce la scolatura, vedete? Controllo appunto che i due avanzi di tessuto siano uguali. Qui ho già imbastito tutto intorno, come vedete, anche se non ho ancora chiuso. Questo è il davanti, vedete? Questa è la metà e questa è la parte della scolatura posteriore. Vedete, ho i due avanzi che appunto ho fatto coincidere anche servendomi di un taglietto. Adesso dovreste vedere veramente bene, ecco qui. Controllo bene la lunghezza, appunto, che sia uguale. Eventualmente qui dove sto tenendo io le dita potete anche scucire qualche millimetro di imbastitura per lavorare più agevolmente, perché qui adesso io questo eccesso lo dovrò tagliare con la forbice e poi dovrò chiudere la mia scollatura, no, il mio collo. Quindi lo imbastisco prima qui, vedete? Imbastiamo prima qui, proprio lungo questo margine, e poi anche lì, lungo la scollatura. Adesso ve lo faccio vedere bene. Qui avevo scucito un pochino, per agevolarmi, vedete, devo aver ottenuto questo effetto qua, no? Con le due imbastiture. Guardate che è importante farle entrambe, perché così il tessuto mi sta proprio bello bello che combacia tutto perfettamente. Qui dove sto segnando con il dito faremo una bella cucitura, taglieremo con un margine di circa 1 centimetro e quindi faremo anche un taglia e cuci qui. Più precisi che possiamo meglio è, quindi lo segniamo anche per quello che è possibile. Un margine costante. A questo punto vi faccio vedere che ho cucito tutto intorno anche con la macchina da cucire. Vedete, qui avevo messo degli spillini, no? Dove avevo un po' scucito l'imbastitura, quindi cucito tutto intorno il mio collo dopo che l'avevo chiuso, tagliato il dietro e rifinito con la taglia e cuci. E qui adesso, una volta che ho cucito anche con la macchina da cucire, taglierò, rifilerò il tutto a mezzo centimetro dalla cucitura. Quindi se il bordo era di 1 centimetro lo devo dimezzare, non meno ma mezzo centimetro, perché così posso evitare di fare i taglietti. Una volta rifilato il tutto lungo tutta la scolatura, vedete, a mezzo centimetro, posso fare uno zig zag che è un punto straordinario. Qui non mi serve il taglia e cuci perché posso farlo basso, non mi servono i taglietti perché lo zig zag mi dà proprio questo effetto per cui si allunga e va bene anche quando mi serve un effetto leggermente elasticizzato. Lo state vedendo, no? È venuto tutto veramente bene col mio margine piccolo, non ho necessitato di taglietti e il collo conserva la sua morbidezza. I margini dei profili spalla sono rimasti interi e sono stati girati verso la schiena, naturalmente. Non pensate neanche di aprirli perché qui non ha senso.
quindi interi, doppiati, rifiniti, vedete come ho fatto io, e qui finito così tutto intorno. A questo punto vi faccio vedere, qui potete assolutamente finirlo come rifinire come volete, perché tanto questa parte che vi sto mostrando resta nascosta poi, no? Ed è sulla parte dietro della nostra scollatura. Tutto intorno qui faremo invece una cucitura con la macchina da cucire, vedete? A questo punto vi mostro, pieghiamo, facciamo combaciare, no? La cucitura, vedete? Con la metà, e qui mettiamo prima degli spilli, poi imbastiamo e facciamo un sottopunto assolutamente invisibile, sovrapponendo questo bordo del collo alla parte quella che ha lo spessore, no? Perché contiene il tagliacuci e il margine della mia scollatura. Quindi proprio qui lungo tutto questo spessore fino al profilo spalla, non occorre procedere oltre, perché davanti è bello questo effetto per cui la scollatura e il collo rimane libero e si muove, no? Anche qui messo gli spilli, imbastito e poi cucito da un profilo spalla all'altro con questo punto invisibile, con un leggero sottopunto. Ecco qua dove vi sto segnando col dito, mi raccomando, non trapassate dall'altra parte. E qui adesso la mia scolatura è finita, vi lascio alle immagini e vi ringrazio veramente tantissimo, spero che vi sia piaciuto.